Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, è una mattina particolare perché come al solito ci ritroviamo qui per obbligo di riscatto, ma oggi dalla Madonnina per la seconda volta della settimana Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati, hai detto bene tu, è già la seconda volta in questa settimana che siamo qui davanti alla Madonnina, la clinica in via Quadronno e insomma abbiamo visto le visite mediche, l'inizio delle visite mediche di Ruben Loftus-Cheek che farà tutto l'iter classico in questa giornata qui a Milano, quindi visite mediche che sono iniziate da poco, da un'oretta circa, quando esce questo video, quindi se ci guardate alla sera sono già belle che finite, probabilmente è anche arrivata l'ufficialità, però l'iter è il classico, visite mediche, poi idoneità sportiva al centro clinico Ambrosiano e poi il passaggio classico a casa Milan per le firme e le foto di rito e poi la conseguente ufficialità, caro direttore. Eh già, almeno mettiamo a posto una delle tante caselle del nostro centrocampo, che è un po' l'argomento di giornata, tra poco ne parliamo perché ci sono importanti novità sia sul fronte Reinders che sul fronte Musa, e quindi parliamo di entrambi oggi, ma come detto andiamo con ordine. Primo minutino di questo obbligo di riscatto lo passiamo un po' a vedere cosa è successo ieri sera, ovvero arrivo a Linate di Ruben Loftus-Cheek, volo di linea per il buon Rubens, quindi aeroporto classico di Linate, non gli scali privati, e poi stamattina è arrivato lì dietro di te e vedremo anche questo in rapida successione, prima Linate, poi l'arrivo alla clinica La Madonnina. Sì, 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 sì. Eccolo, eccolo. Le prime immagini che è arrivato. Questo è l'arrivo di Loftus che ha atterrato un Ed eccoci qua, siamo ritornati in onda con Sì. i due video visti di Ruben Loftus-Cheek, l'arrivo prima Linate ieri sera intorno alle 9:30, 10, e poi l'arrivo questa mattina alle 8:30 alla clinica La Madonnina. Tre Henry, cose rapide, Simon, tre cose molto rapide. La dimmi, prima è che innanzitutto dovete lasciare tutti quanti like qua sotto, bravo. iscrivervi al canale, dirci la vostra nei commenti, siete contenti, soddisfatti o no di questo acquisto, dei nomi di cui stiamo parlando, di cui si sta parlando in questi giorni, e questa è la prima cosa, quindi attivate la campanella con le notifiche, le solite cose. Seconda cosa, hai visto che ieri ha fatto il saluto di Frank quando è arrivato? Perché non c'ero io? Perché questa mattina, dato che ero presente, non si è permesso di fare il saluto di Frank. Cosa per me? Non Vale si è da permesso. dire. Con me presente non si è permesso di fare il saluto di Frank. Terza cosa è che comunque questa mattina qualche tifoso c'era, ce n'è anche insomma più di quello che mi aspettassi, qualcuno è arrivato, c'è anche un ragazzo con la maglia di Sandro Tonali, tra l'altro, che comunque è rimasto, fermati, è rimasto nel cuore dei tifosi, e quindi Ah. insomma qualche tifoso è arrivato questa mattina per Loftus-Cheek, che è comunque un colpo che arriva dal Chelsea, e inizia a fare un pochino sognare. Ecco, è ovvio che si è ancora scottati da quelle che sono state le 2 settimane precedenti, però sono sicuramente due colpi per avviare questo mercato, dai, quello di Sportiello qualche giorno fa e quello di Loftus-Cheek di oggi.
Sì, già, è proprio così. I primi due sono arrivati, ma ovviamente non ci si può fermare. Insomma, abbiamo davvero tantissime cose da fare nel lungo periodo. Tra l'altro, apro una parentesi velocissima di 30 secondi. Ieri ho visto che Gianluca Di Marzio ha rilanciato il nome di Singo, o comunque parlando dell'esterno di destra, valutazioni in corso anche per quella zona di campo. Ieri c'è stato un incontro anche con Ramadani che ha Fresneda, difensore esterno basso del Valladolid, molto buono in prospettiva, molto giovane, che però ha già giocato quest'anno da titolare. Mi sembra, oddio, rimettere in piedi anche tutto quanto per esterno di destra vorrebbe dire, cioè, a parte che è quasi la tabula rasa della squadra, posso anche capire che si voglia fare, però bisogna avere del gran coraggio, perché nel mentre siamo arrivati al 29 di giugno e quindi insomma mettersi anche a fare il terzino, cioè apprezzerei la cosa, avrei un po' di timore visto il tempo che Guarda, passa. o ci aspetto un luglio veramente infuocato con 2 colpi a centrocampo, oltre a Loftus-Cheek, l'esterno di destra, Mm, Romero che ieri nell'incontro con Ramadani è eccolo. stato il nome più chiacchierato, eccolo qui. Sono arrivati anche altri nomi, c'era anche di mezzo la questione Rebic, quindi o ci aspetta veramente un luglio di fuoco tra l'attaccante, appunto i 2 centrocampisti, la questione esterno, Romero stesso e a questo punto anche il terzino, oppure non lo so, si stanno intavolando più cose giusto per iniziare a prendere contatto col mondo del calciomercato e del calciomercato estivo, perché comunque ricordiamo che questa gestione è inedita al Milan, perché Furlan è la prima volta Mm. comunque che si affaccia a questo tipo di attività e di rilevanza di ruolo. Lo stesso Moncada è sempre stato scout, non ha mai fatto il mercato così, come dire, non a pieni poteri ma quasi e in prima persona con le trattative, quindi magari può essere anche un semplice modo di capire come funziona bene, come lavorare per bene su più fronti in contemporanea. Ecco, poi magari di tutte le cose, di tutte le piste aperte, di tutte le strade aperte, non si andrà su tutte, ecco, si farà un elenco di priorità e di occasioni, però sicuramente la voglia di lavorare penso che ci sia. Ecco, poi realizzarla è tutto da vedere. Allora, Henry, chiudiamo il discorso proprio su Romero. Ieri incontro con Fali Ramadani, si sono chiuse anche le ultime, diciamo, piccole cose che mancavano per far arrivare questo ragazzo a parametro zero al Milan, 18 anni, buonissima premessa, anzi scusate, buonissima promessa, viene a zero, vediamo come giocherà, come si comporterà, insomma, è una buona scommessa, cioè, per intenderci, nel termine migliore del termine, se si può usare questo gioco di parole, cioè eh, usare questo ragazzo come un parametro zero che se per caso rende, hai fatto un ottimo colpo, e se non dovesse rendere, pazienza, cioè hai preso comunque un ragazzo di 18 anni che in un modo o nell'altro nel caso riesci a piazzare. Poi, se invece le sue qualità alla fine riescono ad esplodere, ti sei portato a casa a zero, chissà, un buon giocatore. Ma Sì, è un'operazione diciamo che a me che ricorda molto quella di Haug, ricorda molto mm, quella di Haug come operazione, speriamo con prospettive diverse. In aggiunta c'è che per Haug avevi speso dei soldi, qui il giocatore arriva a zero e quindi però il tipo di operazione a me ricorda molto quella cosa lì. torno su Gazzetta invece perché andiamo a parlare di centrocampo ora, che è l'argomento principale. Eh, per Reinders c'è l'ok sull'ingaggio e Pulisic si taglia lo stipendio. Questo è il pezzo di Luca Bianchin di oggi. Ciao Henry. Beh, il campetto lo lascerei un attimo da parte, cioè ci sono un po' di nomi random, non lo commentiamo, cioè, ci sono gente un po' messa lì a caso quasi, tra Frattesi, Scamacca e compagnia cantante, vabbè, ma al di là di Sì, questo, su Reinders
registriamo anche noi passi avanti, anche per contatti, diciamo così, diretti con gente che lo conosce molto bene da vicino, amici di famiglia, eccetera, che confermano che al ragazzo piacerebbe tanto venire al Milan, tant'è che con lui si è già parlato anche, come scrive Gazzetta dello Sport, di ingaggio. Ora c'è da andare a mettere sul piatto della Z Alkmaar una cifra di poco inferiore ai 20 milioni. Non si può, diciamo così, pensare di portarlo via a una cifra che non sia distante tra i 15 e i 20 milioni circa. Questa è Sì, più o meno la valutazione, questa è la base di trattativa. sì, c'è da considerare comunque che Reinders ha fatto una stagione incredibile in termini sia di numeri, ma soprattutto di minutaggio, di partite giocate, di rendimento vero e proprio, ecco. Quindi è sicuramente un profilo molto interessante. Bisogna capire qui cosa fare con la Z, perché eccoli qua i numeri di Reinders. È un giocatore interessante, è stato il perno del centrocampo in questa stagione, è diventato pian piano il perno del centrocampo dopo l'addio di Cobb Miners un paio di stagioni fa. Può essere un buonissimo colpo, io penso anche soprattutto per la mediana, in quanto in questo momento ci sarebbe solo Ismael Benasser di un certo livello, ma Benasser tornerà non sappiamo bene quando, e quindi questo è un colpo molto intelligente secondo me. È ovvio che poi va valutato bene a San Siro con la maglia del Milan, nel campionato italiano, con certi tipi di ritmi diversi, di fisicità diverse. Insomma, stiamo facendo un mercato, vorrei dire sensato, con enormi punti di domanda, aggiungerei. Tanti di questi potenzialmente potrebbero diventare punti esclamativi, altri invece rischiano di trasformarsi in 3 puntini. Ecco, quindi mi verrebbe da dire, dopo la cessione dei Tonali, dolorosissima, si sta lavorando per, come dire, mettere la pezza, sia dal punto di vista numerico che dal punto di vista qualitativo, però bisogna a questo punto, secondo me, anche fare qualcosina in più. Prendere Reinders velocemente potrebbe esserlo, e poi, ripeto, i dubbi restano, però si sta lavorando bene, direi. È che, essendo un mercato che non andrà a prendere dei giocatori, diciamo così, dal rendimento già garantito, o meglio, non saranno giocatori che hanno già 3, 4, 5 anni, che so, a un medio-alto livello, perché uno costano troppo e ne vendere anche prendere tanti è difficile da fare, ma al di là di questo sono dei giocatori un po' come è stato quasi all'inizio di questo ciclo del Milan, con i vari Benasser, Teo, in parte anche Rafael Leao, anche se comunque è costato un po'. Se vuoi salutare il ragazzo dietro la maglia del Milan, Sì, è lui il ragazzo con la maglia di Tonali, è proprio lui. Se vuoi venire qua, vuoi mannaggia. girarti? Vedi? Vai un po' più avanti, aspetta. Ecco, vedi, la maglia è di Sandro. C'è anche un altro ragazzo con la maglia di Rafa firmata. Harry. Maglia firmata. Tu hai la maglia firmata di Rafa? Certo che ce l'ho. Vi chiamate? Gabriele e Federico, che sono venuti qua questa mattina per Loftus-Cheek. Va bene, ci sta. Sperando che Loftus-Cheek resti al Milan più anni di Tonali e faccia bene come Rafael Leao. Ma detto ciò, però anche lo stesso Sandro, comunque sono giocatori che in parte, diciamo così, mantenevano una sorta di rischio potenziale dentro di sé, cioè uno perché o magari era troppo giovane, o perché arrivava da una squadra di piccolo livello, o perché da un campionato di medio livello, o perché magari era semplicemente il primo anno che era un po' esploso, ma non sapevi se era un fuoco di paglia oppure l'inizio di un bel incendio, tipo, che so, Teo Hernandez, che ha fatto un bell'anno alla Sociedad e non sapevi se magari sarebbe confermato. Insomma, tutti questi acquisti, anche quelli precedenti che poi hanno reso molto bene, lo stesso Tomori e compagnia cantante, avevano una percentuale, diciamo così, di rischio insita. Un po' come questi ragazzi qui, come Reinders di turno, cioè ha già 25 anni, però sai che
fatto un'ottima stagione, magari non sai se si potrà riconfermare, o meglio, tu lo speri e lo pensi, e quindi perché lo vai a prendere, ma arriva dalla Z, quindi che è una squadra di medio livello in Olanda, eccetera, Sì, eccetera. sì, è tutto giusto quello che dici, Simo, la filosofia è quella ed è tornata a essere quella e tornerà a essere quella ancora di più in questa sessione estiva, che può ricordare un pochino le sessioni degli arrivi dei vari Tonali, Benasser, Leao, eccetera, eccetera. Aggiungo una cosa però che per me bisogna dire: il Milan in questi anni in teoria avrebbe dovuto o dovrebbe aver fatto dei passi in avanti. Ecco, è vero che la strategia resta quella, è vero anche però che il Milan è cambiato secondo me, e quindi ma neanche troppo secondo me, cioè è cambiato punto il Milan, perché nel mentre ha vinto uno scudetto ha fatto una semifinale di Champions League. Quindi questa filosofia è corretta, condivisibile o meno, può essere corretta, però l'asticella devi comunque alzarla un pochino, perché, ripeto, il Milan è cambiato nel mentre, il Milan si è evoluto, il Milan è andato avanti, il Milan è tornato a certi livelli, e poi restarci è più difficile che arrivarci, come Chiaro. riconfermarsi dopo uno scudetto è più difficile che vincere la prima volta, quindi per restare a certi livelli qualcosina in più della scommessa di turno forse devi farla, ecco. Poi se prendi solo scommesse e ti vanno tutte bene, faremo gli applausi. Eccolo qua, A un altro proposito di ragazzo. scommesse, Sì, cioè sì, hanno della percentuale di scommessa, ma cioè, non sono i Romero, cioè, sono un no, livello certo. medio, ecco, di scommessa. Musa si tratta a fare da 20 milioni, ma occhio all'Inter. Allora, su Musa però il problema grosso è che la fare da 20 milioni è quello che vorrebbe fare il Milan, cioè il Milan come base di partenza ha messo all'incirca quella cifra lì. Poi la base di partenza invece del Valencia è quasi 30 e quindi bisognerà trovarsi un po' a metà strada. Penso che, come Posso al dire solito, ingiustificati? Cioè 30 ingiustificati. perché ormai Ah, si va vabbè. di 30 milioni un po' per tutti, perché se guardiamo al rendimento, per carità, ottimo potenziale, gran fisicità, buona stagione, però 30 ragazzi miei, cioè, sono tanti, a Vabbè, si 20 ci spara posso alto anche per portare a stare. casa il più possibile. No, Sì, certo, grande certo. classico. Però questa è un po' la sua scheda di questo ragazzo. Lo ripetiamo per l'ennesima volta perché magari qualcuno se l'è perso. Ha passaporto italiano, non può giocare nel Milan nel caso come Vivaio Italia perché è andato via dall'Italia molto prima di compiere i 15 anni, cioè Sì. l'inizio del conteggio degli anni per giocare nel Vivaio, per risultare come Vivaio Italia, quindi ha giocato in Italia sì, ma da bambino, e quindi non conta, sarebbe comunque uno dei giocatori non extracomunitari, ma della rosa di giocatori fuori dall'Italia, però è italiano e quindi quantomeno è comunitario. No, È non un è italiano, ha giocatore, il passaporto italiano. sì, ha il passaporto italiano. Però, ecco, questo sì, è un giocatore che è diverso, sia da Reinders, in parte anche da Loftus-Cheek, è sicuramente diverso da Ismail Benasser, che però purtroppo non avremo. Insomma, è un giocatore che a questo centrocampo come caratteristiche serve, come Sì. serve anche il Reinders di turno. Ecco, insomma, diciamo che per caratteristiche è un ottimo prospetto, questo sì. Non giriamoci troppo intorno, con i soldi dei Tonali ne prendi 3. Questi 3 potrebbero essere Loftus-Cheek, Reinders e Musa. I Giusto o mal contati sbagliato, sono lo è scopriremo. quello. Giusto o sbagliato, lo scopriremo col tempo. Quindi poi Musa è ancora da chiudere, naturalmente, è ancora da trattare, intavolare la trattativa e quant'altro. Idem Reinders, con cui è l'accordo, ma devi parlare con la Z, però di fatto con i soldi di Tonali dicevamo devi prendere 2 centrocampisti prima di vendere Tonali, con Tonali dicevamo ora ne devi prendere 3 e 3 potresti prenderne, ecco. Quindi ripeto,
restano dei punti di domanda, ma la direzione di lavoro perlomeno sembra quella comunque a livello numerico di sistemare un po' il tutto. Poi vedremo sul campo. Ecco, Loftus-Cheek è già un nome un pochino più affermato, conosciuto, con più esperienza, in un campionato comunque molto più tosto, in cui già ha fatto valere la sua fisicità, quindi in Serie A potrebbe fare ancora meglio. Reinders lo conoscono in pochissimi e quindi è il vero punto di domanda. Musa magari si è già visto un pochino di più, è tanto da sgrezzare sto ragazzo, basta, togli sta foto. Ma perché Henry? Perché quello è il saluto di Frank. Vabbè. Posso aggiungerti una roba? Quello è anche l'esultanza di Milinkovic in tutto ciò. Appunto. È Quindi della magari stessa è stato famiglia. una sorta di presa in giro al fatto che volevate Ma Milinkovic e invece sono arrivato io. ti Te la pare. butto lì. No, No, sto scherzando. era con credo uno non è proprio il procuratore, ma uno degli agenti che era Certo. già all'Inate, quindi l'ho salutato così. Caro Henry, noi siamo arrivati in chiusura, ci ritroviamo ovviamente tra poco per Chiama Milan delle 11, poi lancio delle 13 e il talk delle 16 con Filo Rossonero delle 19, un giovedì, quindi insomma palinsesto classico per oggi, sperando di ritrovarti lì già dalla prossima settimana, chissà, per Per me altre saremo fantastiche molto avventure. spesso qui. Per me saremo molto Mm. spesso qui quest'anno, non so quanto col sorriso stampato, non so con quanti tifosi presenti, perché quello poi dipende sempre da chi compri, però saremo tante Chiaro. volte qui, credo. Caro Henry, grazie. Ciao. Grazie a te, grazie a tutti, mi raccomando, vi invito come sempre a lasciare mi piace qua sotto, iscrivervi al nostro canale, attivare la campanella per tutte le notifiche, diteci la vostra nei commenti, qua sotto vogliamo sapere se siete felici o no dell'acquisto di Loftus-Cheek, dei nomi di cui stiamo parlando, come vi dicevo prima, e niente, alla prossima. Alla prossima, vi salutiamo. Alla prossima. Ciao ciao ciao.